In un mondo che corre veloce, c'è chi ha scelto di costruire con dedizione il proprio percorso, affrontando sacrifici e rinunce, ma raccogliendo anche grandi soddisfazioni. Un viaggio che non è solo fisico, ma interiore, fatto di ricerca e passione. Questa è la storia di Chef Giotti, che unisce l'anima profonda della cucina indiana alle radici della tradizione italiana. Due mondi si incontrano attraverso il cibo. Qui, tra spezie, profumi e tradizioni millenarie, ogni piatto racconta una storia, ogni sapore custodisce un frammento di memoria. Perché il cibo è anche questo, un ponte tra culture, un racconto senza confini che prende vita attraverso il gusto. Mi chiamo Jyoti Singh, chef del ristorante indiano Haveli. Sono nato in Chandigarh. Con il nome mio Singh, nato dalla nostra religione, significato leone. Sarebbe Singh, c'è qualcosa in sanscrito. Però come sono troppo fiorentino non ho perso radici indiane di sanscrito. Poi vivo a Firenze da anni, abbiamo questa bellissima attività. Da 25 anni qui siamo in questo posto. Facciamo catering, facciamo matrimoni, lezioni di cucina indiana, abbiamo un altro locale, si dà da fare, tutto benvenuto quello che facciamo. Poi questa fortuna è iniziata con fortuna di mia moglie, dopo matrimonio. È successo quando questa donna di mia vita è entrata in vita, ha cambiato tutto, situazione economica, situazione sentimentale, situazione in tutti i sensi, ecco. Io sono venuta in Italia a giugno 2000, ormai 25 anni, e quando sono arrivata la prima volta in Italia mi sono rimasta scioccata perché pensavo fosse una città molto grande come da dove vivo io, dove abitavo in India. Io abitavo in un villaggio, quindi per me la città era più grande, deve essere più grande, però mi sono piaciuta tantissimo, la città piccola, bellissima, pulita, soprattutto le persone di Firenze sono stati molto aiutarmi a imparare l'italiano perché ovvio che è venuto in Italia prima volta, non sapevo neanche una parola di italiana e subito sono entrata in ristorazione perché Giotti era già aperto questo locale. Ho visto tante difficoltà in portare avanti i piatti, le appiattenze, però piano piano, grazie a Giotti, grazie ai suoi amici italiani che mi hanno aiutato tanto, ho imparato tante cose. Credo che mia mamma sia proprio il battito di questo posto. Io credo che senza di lei non saremmo qui oggi. È una donna fortissima, fa tanto, fa tutto, fa anche troppo a volte. Quindi sì, appunto, è l'anima, è il battito di questo posto e come si sa, dietro ogni grande uomo c'è una grandissima donna e mamma è quella grandissima donna. Babbo cucina molto bene, purtroppo cucina molto poco a casa perché giustamente cucina tanto al ristorante, però mi ricordo che da piccola c'era proprio un piatto
che lui cucinava e ogni volta io mi sentivo a casa mangiando questo piatto e sono le lenticchie rosse, che poi ovviamente ha introdotto anche al ristorante, si chiamano Dalaveli e sono delle lenticchie rosse con i fagioli e sono super cremose, calde. Ne ho assaggiate tante nella mia vita, anche in India in posti molto importanti, proprio famosi per queste lenticchie, però come le fa mio babbo non le fa nessuno. Giotti, buon gustaio. Cerca di fare tutto in modo molto artistico. Giotti in cucina è un lavoro fantastico. È un momento in cui lui si esprime al massimo, diciamo, affinché ogni ricetta, diciamo, ogni piatto venga cucinato assolutamente come era stato creato in origine. Ha tutto un ordine, diciamo, molto preciso e che, diciamo, non può essere alterato. Per capire davvero la cucina indiana bisogna andare oltre le ricette. È una cucina di storia, di tradizioni, di gesti tramandati da generazioni. Non si può raccontare senza viverla. Per questo non ci resta che allacciarci le cinture e partire, perché l'India non si spiega, si vive. Questo viaggio volevo presentare un po' di India a voi e presentare me stesso, quindi volevo far vedere, condividere da dove vengo, chi sono, quali sono le radici, cosa è cibo indiano, cosa è cultura indiana, quindi per me questo viaggio è molto importante. Ho saputo volere di più, per questo motivo sono arrivato in Italia. Grazie a mio zio, mio cugino, che erano a Roma, mi hanno fatto venire. Sono venuto via perché volevo fare qualcosa per conto mio. Volevo fare un'identità mia di chef Giotti. Volevo fare qualcosa straordinario, volevo fare qualcosa per far vedere che esisto anche io. Volevo... non lo so, non viene parola quella giusta. Volevo mettere in prova, volevo mettere in prova, volevo fare sfida con me stesso, di migliorare sempre, sempre, sempre. Firenze è scelto a me, non io a Firenze. Poi quando arrivato a Firenze, visto mi piaceva molto, poi soprattutto cultura culinaria di Firenze mi è pressato molto. Quindi io volevo stare qui perché mi è piaciuto subito. Dopo ho iniziato la mia carriera a Roma, poi non ero soddisfatto, quindi volevo venire qua, sono venuto qua. Ogni volta che torno in India mi sembra di tornare a casa, è un po' di feste, un po' di stanchezza, un po' di rabbia, di traffico, di casino. C'è un sentimento, non posso spiegare in 2 parole. Il viaggio in India è un viaggio, tutte le volte è un viaggio molto, molto, molto profondo, ecco, quasi familiare. Che trovi di tutto e di più, quindi bisogna essere pronti mentalmente soprattutto. È una cosa bellissima, meravigliosa, quindi io andrei quasi tutti i giorni in India se possibile. Giotti quando si mette in testa di fare una cosa la porta in fondo, infatti questo viaggio qui ne è una prova.
Guarda, sono molto contento, fra un po' torniamo a Delhi, inizia un vero manicomio, inizia una verità incredibile, capito? Vi ripeto questa frase, Incredible India.